Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo è il mio van Arranco, un Bedford del 1981, dove qualche mese fa ho costruito questo mobile. Al posto dei due originali che occupavano molto spazio ho costruito questo mobile qui, con all'interno tutto quello che c'era all'interno dei due mobili precedenti. Sto dicendo un sacco di volte mobili. Oggi procederemo al montaggio del riscaldamento, un cinebasto che verrà messo in una posizione abbastanza angusta. Avevo dei video del montaggio qua dentro che ho accidentalmente cancellato, per cui adesso vi faccio vedere cosa ho fatto fino adesso per il riscaldamento. Poi comunque vedrete in dettaglio il collegamento del gasolio, dei vari scarichi, aspirazione, eccetera eccetera. Dunque adesso smonto questo mobile, che è fatto in modo modulare, in modo da poter smontare solamente le parti necessarie in caso di emergenza, tipo questa, e basta. Bene, adesso lo smonto e poi ci rivediamo. Rieccoci qua. Allora, qua ho smontato il mobile, come vedete è tutto quanto smontabile, abbastanza semplice. Ci ho messo veramente un attimo. Allora, il mio sistema di riscaldamento funziona così: praticamente l'aria viene prelevata dalla zona sopra il portapotti e viene aspirata da qua e poi mandata in circolo, dove poi vi farò vedere le modifiche. Allora, ho fatto dei buchi sul pianale nell'unico punto. Questi erano dei pochi punti che potevo utilizzare per poter mettere il riscaldatore all'interno. Avrei potuto metterlo anche all'esterno, però secondo me così dura di più. Pertanto ho fatto i buchi, ho messo uno spessore per livellare tutto quanto di legno, però su questo legno qui è stato messo tutto del nastro di alluminio, come poi vedrete da sotto nel momento in cui collego tutto quanto, in modo che non ci siano insomma pericoli di surriscaldamento, ma comunque lo proverò un po' alla volta per essere sicuro che sia veramente sicuro. Da qui è anche facile farci manutenzione, è tutto completamente libero. Dunque adesso intanto colleghiamo sotto tutto quanto e poi dopo faremo il necessario qua sopra. Allora, questo qui è il tubo del gasolio che danno in dotazione, che a me non piace molto, mi sembra tanto una porcheria. Qui metterò un tubo comune da gasolio, però ovviamente cambia il diametro. Che cosa ho fatto? Ho messo un pezzo del tubo, appunto quello lì un po' sgrebeno qua, che fa da spessore per arrivare a innestare perfettamente il tubo normale, sia qua che sul filtro del gasolio, che è piccolino, però diciamo che ce n'è già uno in serie, quello del furgone, per cui basterà anche questo piccolo filtrino, che tutto è pure smontabile, cosa molto simpatica. C'ho anche una valvola di non ritorno che dovrò utilizzare. Bene, andiamo a collegare tutto. Allora, adesso qui c'è il tubo del gasolio. Adesso metterò qui una T prima della pompa ausiliaria che ho messo per il furgone e poi dovrò fare tutto il giro fino in fondo. E iniziamo. Mettiamo due pinze a scatto. Qua mi fisso al tubo del freno come tutto il resto. Allora, raccordo T fatto. Adesso qua ci metterò anche una valvola di non ritorno per evitare che quando il motore ciuccia gasolio magari fa una sorta di depressione che potrebbe far creare aria oppure un malfunzionamento del riscaldatore. Qua, ecco qua. Allora, adesso ho messo il tubo che fa il giro tutto lì, viene qua, segue la linea degli altri tubi. Ora qui metterò il filtro del gasolio e qui monterò la pompetta e poi il tubo direttamente qui avanti. Questo è un taglio molto importante. Un pezzettino, inserisco questo nel suo posto originale, ok, e poi ci metto questo sopra. Allora, intanto lo stringiamo qua. Adesso usiamo questa chiavetta. Bene, dovremmo essere più o meno giusti. Che siamo giusti. Bene, adesso fisso tutto questo tubo e fisso anche questo qui. Ecco, per adesso risulta così è come l'ho installato attualmente, e se non farò altre modifiche rimane così.
Ok, bene, rieccoci qua dentro. Allora, ho collegato il tubo del gasolio prelevando direttamente dal tubo del serbatoio del carburante, visto e considerato che qua non c'è pompe a alta pressione o cose stranissime su questo mezzo abbastanza agricolo. È facile fare questa operazione qua. Ho collegato l'aspirazione dell'aria per il bruciatore e lo scarico, adesso andiamo a collegare il bruciatore. Come vedete qua c'è una divisione con delle bocchette da poter aprire e chiudere per selezionare dove mandare il riscaldamento, o tutte e due o uno solo, insomma magari quello che ha più bisogno in quel momento lì. Qui c'è un altro tubo che va fino a dietro al sedile dell'autista, ma questo qui è meno importante. Là dietro questi due tubi qua praticamente c'è l'aria calda, può essere anche buttata direttamente fuori tramite l'apertura che c'è sul fianco della vecchia stufa, dello sfiato della vecchia stufa, ma poi vi farò vedere perché questa scelta così un po' strana. È tutto un po' da vedere, se questa cosa funziona è fighissima, vediamo un po'. Allora, in dotazione col cinebasto c'è il suo display, mi piacerebbe posizionarlo vicino alla centralina del furgone in modo da avere tutti quanti i comandi vicini, e se mi basta il cablaggio sì, credo di sì perché è bello lungo. Devo dire che non sono stati assolutamente tirchi nella lunghezza dei cavi. Allora, questa è l'alimentazione che ha un bel cablaggio extra lungo. Mi raccomando, usate il più possibile questo qui originale che è calibrato per il giusto funzionamento del sistema. Allora, io avrei una bella alimentazione che arriva fino qui. Loro consigliano di collegarlo direttamente alla batteria. Io preferisco averlo comunque separabile dall'impianto elettrico, in modo che in lunghi periodi che non si usa si può staccare completamente l'alimentazione al sistema, perché per quanto poco comunque consuma anche da spento, perché c'è comunque questo qui, anche se magari veramente poco, ma qualcosa consuma, per cui preferisco proprio annullare completamente il consumo. Premetto, gli impianti elettrici non sono proprio il mio forte, la mia comfort zone è la ruggine, saldare, fare, piegare, trasformare, ma allora, questa è una massa che andrà messa direttamente sul ferro del furgone, questo qui è il positivo, questo va collegato al display e questo qui va collegato invece alla pompa del gasolio, che adesso vediamo un po' le lunghezze. Io tramite questa apertura qua, anzi vi faccio vedere meglio, io tramite questa apertura qua, cioè qua e qua, praticamente arrivo direttamente al sotto del furgone dove c'è una paratia. Questa zona qui ho montato circa la pompa, per cui la distanza è veramente poca. Non voglio tagliare il cablaggio, anche se sarebbe meglio averlo giusto piuttosto che così lungo. Come detto, non sono bravissimo con l'impianto elettrico. Dopo recupereremo questo qui per arrivare direttamente al pompa. E questo qui è il comando che vorrei posizionarlo in cima. Adesso vediamo se riusciamo a fargli fare il giro, se no dove lo metto? Dietro di là? Anche no. Vediamo se riesco a capirci qualcosa e poi vi faccio vedere. Allora, ogni tanto bisogna ammettere che c'è qualcuno che veramente fa le cose fatte bene. Bello, adesso vi faccio vedere, senza parole. Non so se tutti sono così, gli altri camper che mi sono passati per le mani, decisamente no. Allora, ho tirato fuori la scatola, a parte che sopra ci sono scritti tutte le uscite giuste, no? Tutto quello che serve sapere, ma più che altro i cavi sono lunghissimi, cioè questo qui posso spostarlo fino alla fine del mobile, che dopo ovviamente farò, e ci sono tutte le indicazioni di ogni singolo cavo, pompa, luci, 220, bello, bello. Non so chi l'ha fatto, non so mai se chi l'ha fatto vedrà questo video, ma a distanza di 40 anni devo dire bravo, 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 bravo. Questo è una cosa fatta veramente bene, con testa, cavi grossi come per 3, cioè bello, 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 bello. Beh, adesso continuiamo quello che devo fare. Ma che bello, ma che bello. Che sudata. Allora, non ci sono ancora arrivato. Sono arrivato fino qua, andare su per di là, per uscire di qua dentro, perché voglio mettere il pannellino qua, o qua, insomma, comunque
questa zona qui è veramente dura. Praticamente devo smontare questa parte qua perché non vuol saperne andare su, dunque speriamo che siano solamente queste viti e poi il pezzo viene, o perlomeno si può vedere dietro. Buono, proseguo. Ovviamente questa operazione, ovviamente nessun tipo di parolaccia e nessun tipo di imprecazione, per cui se lo vedete arrivare non è colpa mia. Comunque bravi lo stesso per l'impianto, bravissimi, non cambia nulla, sempre bravi. Lasciare un pochino di spazio in più che magari qualcuno qualche upgrade lo avrebbe fatto, ma va bene, bellissimo, bellissimo. One eternity later. Allora, ce l'ho fatta dopo 1000 peripezie, ce l'ho fatta a far passare il cavo, che ho già collegato tutto quanto. Ho usato per passare il cavo un vecchio buco che ho leggermente allargato di questa vecchia staffa della televisione, una cosa agricola no, ma comunque bella massiccia. Era qua, visto che c'era già un buco non vado a farne certo un altro. Adesso qui avrò il comando sopra la centralina, non è perfettamente centrata, non mi vogliatene per questa cosa qui, ma volevo sfruttare il buco che già c'era senza farne ulteriori. Allora adesso devo riuscire a far passare ancora i cavi delle casse, visto che sono qua li faccio passare perché poi da qua dentro andranno con questa canaletta fino da dietro. Se siete curiosi come ho fatto questa canaletta e come ho fatto lo spazio per far passare anche i cavi, oltre che esserci la striscia LED qua direttamente, guardate qualche altro video più indietro perché lo spiego dove ho fatto il mobile. Ecco qua, dopo vari tentativi sono riuscito a far passare anche i cavi delle casse. Come sonda ho usato un cavo che c'era già, che non so proprio da dove vada attaccato. Comunque adesso guarderò se è un positivo o negativo, però intanto l'ho usato come sonda, se no è impossibile. Ci ho provato con varie cose, tra cui una fascetta che è rimasta pure dentro, non riesco neanche più a toglierla. Adesso qua è tutto bello passato. Bene, adesso da dentro lo faccio andare qua sopra e poi via, ma questo che è una cavolata riguarderà un altro video dell'impianto audio. Avrò un altro video. Sto morendo di caldo, non vedo l'ora di finire, che magari si vede che sono un po' sudato, ma solo giusto un po'. Ci saranno 100 milioni di gradi, probabilmente dentro il sole c'è meno caldo di qua, però mi sono parcheggiato all'ombra, per cui sicuramente caleranno le temperature. Andiamo avanti che siamo verso l'addirittura d'arrivo. Allora, ormai siamo, c'è luce, quella un po' di fastidio. Ormai siamo arrivati a fine giornata, ho avuto un po' da fare per cercare di passare i cavi, ma ce l'ho fatta. Qui ho messo il display del comando praticamente del cinebasto, che è già bello onto, guarda che bello onto già. Adesso vediamo se funziona. L'ho collegato, anche se loro dicono di collegarlo direttamente alla batteria, a questa uscita qui AUX. Praticamente io facendo così, in pratica questo qua si accende. Adesso è spento, dunque accendiamolo. Sento che è partito, vediamo se funzionerà. Andiamo fuori a vedere. Niente. Impostiamo la temperatura massima. Ok, adesso sento la pompa. Sì, il filtro è bello pieno, l'aspirazione sta aumentando, decisamente esce del calore da qua. Allora, si sente il battito della pompetta, ma evidentemente la scarica va fino a 37 gradi, ma ci saranno più di 37 gradi, per cui trovo inutile accendersi. Proverò stanotte. Bene, non funziona meno bene, no, tutto montato giusto, per cui dovrebbe funzionare. Prima pompa l'aria, lì tutto a posto, non bel errore. Intanto tutto montato, funziona, display messo, tutto collegato. Adesso dovrò sistemare un po' i cablaggi qua dentro. 12 o'clock midnight. Allora, un aggiornamento, adesso è arrivato gasolio, si è finalmente acceso in modo definitivo, perché oggi col tempo, adesso è notte, ma in realtà comunque ci sono 33 gradi e praticamente la differenza adesso è poca, un po' si accende, prima era praticamente più caldo fuori del massimo che si poteva impostare, per cui non partiva. Ok, funziona. Bene, domani si rimonta tutto il mobile. Tomorrow. Scusate la faccia di pietra, ma è mattina abbastanza presto, perché per stare un po' al fresco sono venuto giù un pochino presto. E poi vi dirò anche una cosa che non mi è piaciuta per niente. Questa è un po' una critica, un po' una considerazione. Comunque, allora, intanto adesso
rimonto tutto, anche se il lavoro in realtà non è ancora finito, ma proprio visto che questo video viene registrato una settimana di Ferragosto, questo Ferragosto appunto vado via, cioè da domani, per cui rimonto tutto quanto, questo casino. Intanto rimontiamo velocemente, per voi velocemente, per me abbastanza velocemente. Allora, prima ancora chiudere vi faccio vedere una cosa. Praticamente il riscaldatore prenderà l'aria da questi buchi attraverso questo grosso foro qui, diciamo, sopra al bagno dove c'è la carta igienica o altre cose inerenti al VC. Praticamente l'aria prende da qua, fa il giro, va dentro giù per di qua e poi viene aspirato direttamente dal riscaldatore. Vi spiego meglio. Qua dentro c'è il portapoppi e volevo che rimaneva separato, diciamo, un po' la temperatura creata all'interno di questo vano, in modo da non scaldare assolutamente i liquidi all'interno del portapoppi. In conseguenza l'aria passando di qua mantiene fresca la parete direttamente collegata, diciamo, dove c'è il riscaldamento. Dietro è completamente isolato termicamente, c'è un bello spessore bello grosso di legno, siamo intorno ai 4 cm sulla parte posteriore. Qua è collegato direttamente all'esterno col buco per gli odori, se mai si dovessero produrre. Probabilmente ci metterò anche una ventolina che butta fuori. Ecco, dunque prima di chiudere volevo farvi vedere appunto questa roba qua. Entra l'aria di qua, passa di qua, va giù per di qua e va dentro il riscaldatore. Ovviamente è tutto bello sovradimensionato in modo che l'aria sia perfettamente libera di entrare e non abbia ostruzioni. Bene, andiamo avanti a finire di montare il tutto. Comunque vi ricordo che non è finito tutto perché il pezzo forte deve ancora arrivare. Bene, rimontato, se non fosse che non trovo la bocchetta qua, chissà dove l'ho abbandonata. Vabbè, ma salterà fuori, non è che può andare tanto lontano, insomma. Le gambe non ce le ha. Ho risistemato un po' tutto quanto, importantissimo, acqua e menta. Questa cosa qui in questi giorni con questo stracaldo mi è veramente servito perché ha fatto veramente il suo lavoro. Anche questa qui è una scatoletta un po' particolare per ventilazione con le varie presette del caso. Adesso chiudiamo, fusibile, avanti e indietro, potenza, porta cose, con delle bocchettine per delle regolazioni, insomma, per mettersi un po' dove si vuole l'aria o chiudere definitivamente. Intanto però la bocchetta non è ancora saltata fuori. Che testa! Vabbè, ciao gambe. Adesso finiamo qua, non avevo veramente finito perché dovevo ancora mettere questo qua così. Ok, bene, fatto. Qua dove ho messo la bocchetta dell'aria. Va bene, comunque adesso ultima modifica, metterò questa presetta con l'uscita 12 volt, questi cavi molto grossi che sono fatti apposta per il frigo, questo per l'esattezza. Potrò attaccare un frigo portatile, insomma, con sezioni generose del cablaggio. Ecco, bene, adesso faccio questo e poi vi dico un paio di mie considerazioni su questo riscaldatore. Intanto accendiamo le luci che ci vediamo meglio. Il lavoro finito, portapoppi, dentro avete visto che c'è il cinebasto, dispensa, però adesso ci ho messo un altro gadget. Praticamente abbiamo l'illuminazione. Abbiamo un'illuminazione che, volendo, questa lampada la posso anche spostare da qui, metterla in altri punti perché è semplicemente attaccata su USB, che accendo da qua dietro con questo piccolo gadget che, volendo, c'è anche la sua lucetta che potrebbe forse un po' anche bastare di notte, ma con questa qui è decisamente meglio, per cui rimettiamola. Ecco fatto. Dunque abbiamo anche l'illuminazione qua dentro. Poi pompa del lavandino, che sapete già che è qua dentro, no? Insieme al fornello. Questo interruttore qua, praticamente facendo così attivo all'interno del reparto bagno quella presa lì, che oltre che avere vari USB c'è anche il 12 volt alimentato con cavi grossissimi per attaccare eventualmente un piccolo frighetto tipo questo o uno più grande, così funziona. C'è LED che si accende, tutto old style. Poi alla fine qui ho collegato il cinebasto, io posso accendere e spegnere, regolare da qua, adesso non ve lo faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere. Adesso facciamo così, praticamente non parte il bruciatore. Allora, cosa devo dire di questa roba qua? Questa prova lascia un po' il tempo che trova, però devo dire che è molto silenzioso, il ticchettio si sente ragionevolmente. Magari farò qualcosa per staccare ancora meglio, metterò proprio una cosa più elastica, la pompa, in modo che sia più separata dalla scocca. Ho visto gente che metteva fascette benzolanti, ma quella cosa non mi piace, dunque cercherò una soluzione un pochino più
stabile. La ventilazione arriva a essere potentissima, niente da dire, ok? E il prezzo, con una cifra che si aggira intorno ai 100 euro si riesce a avere una cosa del genere. Adesso sta pure funzionando la pompetta, vabbè, comunque non vedo il motivo perché l'ho regolata così. La cosa grave, cos'è? La cosa che è proprio grave, che fondamentalmente non è grave, ma c'è un certo genere di promessa, tanta gente che vende queste cose qua, io invece me la sono comprata per i fatti miei, me la sono montata, non devo sponsorizzare niente, nessuno, così sono libero di poter criticare benissimo tutto quello che mi sento di dover criticare. Tanto abbassiamo la temperatura ancora al minimo, l'aria. Devo criticare una cosa, l'app. Allora, qui c'è il segno, no, del wifi, bluetooth, non ho capito bene, forse wifi, ma non si riesce a scaricare l'app. Almeno la mia compagna che ha Apple è riuscito a scaricarla, ma praticamente si collega una volta su 10 e fa un po' quello che vuole, non c'ha quasi senso. Invece su Android proprio non si può neanche scaricare, nel senso rimane lì, stalla una schermata che non si sa bene come, perché, quando e dove, per cui devo dire che è un po' una baggianata questa cosa qui dell'app. Sarebbe carino per poter avere certi parametri sotto controllo, ma non funziona. Diciamo, a parte questa cosa qua, che insomma quando senti parlare di app prendetelo molto con le molle. Pertanto questa è, diciamo, la mia considerazione personale, ovviamente che magari ho sbagliato qualcosa io, però devo dire che assolutamente non è intuitiva la cosa e non mi è piaciuta. Bene, per il resto spero che quest'inverno potrò collaudarlo e vediamo se funziona bene, perché ho in testa un viaggetto abbastanza lungo dove ci sarà sicuramente fresco. Ditemi poi se voi avete avuto esperienze diverse dalla mia con l'app, mi raccomando. Ok, allora, intanto cosa posso dirvi? Ah sì, e ci vediamo al prossimo video con l'upgrade fondamentale, quell'esperimento che voglio fare, che se funziona è una cosa che dovrete fare assolutamente nei vostri van, avendo a disposizione un riscaldamento a gasolio. Non vi dico altro, lascio un po' in sospeso, per cui se siete curiosi attivate la campanella in modo che sarete aggiornati, per cui se vi è piaciuto lasciate un bel like, se invece non vi è piaciuto fate finta di niente, fischiettate e andate avanti, e comunque condividete questo video a gente che magari deve montare questa roba, che almeno ha un'idea di partenza di come, dove, quando e perché. Detto questo, non mi resta che dirvi che se volete proprio esagerare, di iscrivervi al canale. Da me, Arranco, del suo nuovo riscaldamento e un po' di gadget qua e là è tutto, e ci vediamo comunque al prossimo video. Bene, per questo è tutto. Ciao!